a tutti! Prosegue la serie di tutorial che sto facendo per creare questo set per la tavola di Pasqua. Nel precedente tutorial abbiamo visto come fare le basi, il sottobicchiere e il portatovagliolo. In questo tutorial vediamo come fare questo fiore, che per me è un anemone, ma in realtà potreste farlo di qualunque colore vi piaccia di più e per esempio fare tutto il set con questo schema di colori diversi. Fatemi sapere se questa idea vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Nell'archetto libero del giro 4 lavoriamo il fiore che vogliamo lavorare. Prepariamo un nodino iniziale con il verde e agganciamo il filo nell'archetto libero. Lavoriamo una catenella e in questo archetto lavoriamo un popcorn di 6 mezzi punti alti. Lavoriamo intanto 6 mezzi punti alti nell'archetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingrandiamo l'asola, entriamo nel primo mezzo punto alto, riprendiamo l'asola, tiriamo il filo per rimpicciolirla e lo portiamo fuori dal primo punto. E questo è un punto popcorn. Qui sopra ci sono i 6 punti, ma sono chiusi in un cerchio. E in questi 6 punti lavoriamo un giro lavorando 2 punti bassi in ogni punto, una catenella e poi 2 punti bassi in ogni punto. Alla fine ci sono 12 punti nel giro. Lo chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. E facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. No. Nel prossimo giro lavoriamo in costa dietro, prendendo cioè solo la metà dietro di ogni punto. E nel primo punto agganciamo il filo del nuovo colore. Facciamo una catenella e in questo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e nel frattempo nascondiamo la codina e il filo e una diminuzione, e per la diminuzione entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo, entriamo nel punto successivo, portiamo fuori il filo e chiudiamo insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 2 punti, una diminuzione. Completato il giro non lo chiudiamo, iniziamo a lavorare direttamente dal primo punto del giro precedente e nel prossimo giro lavoriamo un punto basso, una diminuzione e ripetiamo un punto basso, una diminuzione altre 2 volte. E alla fine tagliamo il filo. Lo infiliamo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane entrando nelle mezze catenelle esterne dei punti che rimangono, da fuori verso il centro.
e tiriamo. Passiamo ancora tramite qualche punto e il filo lo nascondiamo all'interno del fiore. Avendo lavorato in costa il primo giro viola, ci sono rimasti liberi tutti i fili davanti dei punti. In questi fili lavoriamo il giro di petali. Agganciamo il filo nel primo punto e lavoriamo 4 catenelle. Nel prossimo punto 2 punti alti doppi, quattro catenelle, nel prossimo punto un punto bassissimo e ripetiamo 4 catenelle, nel prossimo punto 2 punti alti doppi, 4 catenelle, nel punto successivo un punto bassissimo e ripetendo in questo modo lavoriamo i 6 petali del fiore. Solo per l'ultimo fiore il punto bassissimo lo lavoriamo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato i punti alti doppi e colleghiamo il giro lavorando un punto bassissimo nel primo punto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per la foglia facciamo un anello magico, lavoriamo una catenella e nel cerchio 2 punti alti, due punti alti doppi, due catenelle, un punto bassissimo in questo filo del punto alto doppio, un punto alto doppio, due punti alti, due catenelle, un punto bassissimo nel cerchio. Tagliamo il filo lungo per poter cucire. Lo passiamo all'interno del cerchio e tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo. Prepariamo una catenella doppia di 24 punti o di quanto volete, a seconda di quanto la volete lunga. Se non sapete fare la catenella doppia, ho fatto un tutorial in cui vi mostro tutto passo passo, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ed ora non ci resta che assemblare il tutto cucendo lo stelo e la foglia al sottobicchiere.
Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo tra i punti. Sul retro, se avete pazienza, potete nascondere via via che cucite il filo attraverso i punti, oppure semplicemente questo è il risultato. Sistemiamo un po' i petali del fiore nella posizione che ci piace di più. E il sottobicchiere è pronto. Per fare il fiore iniziamo con un anello magico e nel primo giro lavoriamo 8 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Nel giro 2 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nello stesso punto, e 3 punti, 1, 2, 3, e ripetiamo un aumento 3 punti un'altra volta. Nel terzo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto. E ripetiamo 4 punti, un aumento, un'altra volta. Completato il giro 3, cambiamo colore, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto del giro, ma anziché prendere tutto il punto, prendiamo solo la parte davanti del punto. Tutto il prossimo giro lo lavoriamo prendendo solo la parte davanti di ogni punto. Lavoriamo un punto bassissimo per agganciare il filo e vediamo la ripetizione che ripetiamo per lavorare ogni petalo. 4 catenelle, 2 punti alti doppi nel prossimo punto e per tutti i punti prendiamo solo la metà davanti del punto, 1, 2, 4 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso lavoriamo 4 catenelle, nel prossimo punto 2 punti alti doppi, 4 catenelle, un punto bassissimo nel punto ancora successivo e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto e tagliamo il filo. Il filo viola lo tagliamo lungo per poter cucire. Se vogliamo riempiamo la parte centrale del fiore con un po' di ovatta e cuciamo il fiore al segno opposto.
Come sempre annodiamo sul retro e nascondiamo il filo. Con un paio di punti cuciamo anche la foglia e anche il portatovagliolo è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa serie di tutorial vi piaccia, questa idea vi piaccia, perché vi devo dire che a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di vedere le foto dei vostri sottobicchieri e portatovaglioli e ancora di più di vedere una bella foto di una tavola imbandita a festa con questo set. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. È gratuito, basta cliccare il bottone rosso con scritto iscriviti. E se cliccate sulla campanella e attivate le notifiche, YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Lunedì prossimo sarà online il tutorial della versione con il girasole, quindi se volete vederlo lunedì prossimo alle 2 sarà online nel mio canale YouTube. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con questo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!